Immagina questa scena. Sei in macchina, stai guidando in autostrada, il motore gira come un orologio, ma a un certo punto ogni uscita dell'autostrada è chiusa. Tutte le indicazioni portano a uscite che non ti dicono nulla. Tu resti lì, corsia centrale, freccia a destra che lampeggia invano, mentre dentro senti il respiro farsi corto. Questo viene chiamato blocco creativo, ma in realtà è un ingorgo di pensieri, aspettative e, diciamolo, quell'implacabile algoritmo che spara notifiche come fuochi d'artificio nel cervello. Un vecchio mentore una volta mi disse: se ti senti bloccato è perché nessuna delle strade che vedi ti accende il fuoco dentro. Non è mancanza di asfalto, è mancanza di scintille. E questa è la differenza tra restare parcheggiato per mesi e trovare la corsia di sorpasso in 10 minuti. Per prima cosa devi riconoscere i segnali di fumo sotto il cofano. C'è quella paura del confronto, quella vocina che ti sussurra: il tuo canale resta fermo mentre gli altri decollano, quindi il problema sei tu. C'è la sindrome da pilota automatico che quando reciti la stessa intro, lo stesso hook, la stessa struttura e la stessa call to action finché persino tu sbadigli all'anteprima. C'è il perfezionismo paralizzante, il famoso meglio non pubblicare finché non si vede come un film di Christopher Nolan. E infine c'è la saturazione dell'algoritmo che ti convince a pubblicare per scadenza e non per passione. Se ti riconosci anche in uno solo di questi sintomi, stringi il volante che facciamo in versione A1. La strada si riapre quando allarghi la tua mappa mentale. Basta spostare l'ambientazione, per esempio, cioè se registri in studio prova il balcone, un parco, persino l'auto ferma sotto la pioggia. Il suono dell'acqua sul tetto, il vetro tra gli alberi può cambiare perfino il timbro della tua voce e quella vibrazione arriva a chi ti ascolta. Puoi anche scombinare il formato. Se fai per esempio solo long form, ritaglia 2 minuti esplosivi e trasformali in uno short. Se sei un podcaster solo audio, accendi la webcam per un highlight video da lanciare su Reels. Le piattaforme amano la sperimentazione, ma la cosa più importante è che devi amarla anche tu. E poi potresti aprire la porta ad un'altra voce. Invita un collega creator, un ascoltatore, persino un hater che ha cambiato idea. Lascialo guidare la conversazione per 10 minuti. Io credo che 2 domande fresche spesso possano scatenare un incendio di connessioni neurali. Ma ti racconto un esempio reale. 2 mesi fa circa, una persona che segue in consulenza era bloccata con il suo podcast. Numeri fermi e entusiasmo in picchiata. Le ho chiesto di registrare un episodio sul retro di un food truck durante la pausa pranzo di un amico cuoco. Padelle che sfrigolano, rumore di ordini urlati, profumo di spezie. L'audio, come puoi immaginare, era tutt'altro che pulito. Eppure, boom! Episodio più commentato di sempre. Sembrava di essere lì con voi, dicevano le persone. La lezione, la qualità tecnica conta, ma l'esperienza emotiva, sonora e visiva sono quelle che fanno battere il cuore alla community. Arrivati qui, arriva la solita raffica di domande che nessuno osa fare a voce alta. E se faccio una figuraccia? La farai, te lo garantisco, ma sarà l'aneddoto che racconterai da un palco fra un anno. E se l'algoritmo non premia? Gli algoritmi cambiano ogni aggiornamento, ma chi ti segue ricorderà per esempio l'episodio girato sotto l'ombrellone, non quel rapporto perfetto tra click-through rate e watch time. E se la nuova strada non mi piace? Nessuno ti incatena una scelta. Basta un upload per tornare indietro. Il web non è cemento armato, è pongo e puoi rimodellarlo quando vuoi. Ok, proviamo a chiudere il cerchio. Fai 3 respiri profondi. Pensa al te di 6 mesi fa. Quante cose ti terrorizzavano e ora le fai a occhi chiusi? Adesso immagina te stesso 6 mesi avanti. Quale idea fuori di testa stai rimandando? Quella è la porta nascosta che aspetta il tuo tocco. Prima che questo video finisca, prendi il telefono, apri il blocco note e scrivi l'idea che ha fatto scattare la scintilla. Fissa subito una data, un'ora e un posto dove registrarla. Deve essere sul calendario entro 72 ore, non di più. Poi fai un'altra cosa, manda un messaggio a un amico creator e gli dici: se non pubblico entro quella data, prendimi in giro pubblicamente. La pressione sociale è un propellente micidiale. Ricorda, bloccato non vuol dire finito, vuol dire che il tuo GPS creativo sta cercando nuovi satelliti. Tutto qui. Quindi ogni volta che aggiungi anche una sola coordinata, un suono ambientale, un ospite imprevisto, un'inquadratura diversa, la rotta si aggiorna e la bussola torna a puntare verso nord. Quindi non aspettare che la strada ti trovi. Metti la freccia, schiaccia sull'acceleratore e costruiscila metro dopo metro. Spero che questi consigli possano essere stati utili per te, ma come al solito se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.